Oggi parliamo di un ritratto che è stato due ritratti, di una creatura mitologica e di un dipinto la cui unica certezza è la bellezza della donna ritratta. Benvenuti oppure bentornati. Io sono Beatrice e in questo canale parliamo di arte, musica e letteratura. E se questi argomenti vi piacciono e se volete integrare un po' di queste arti nella vostra vita anche mentre fate altro, assicuratevi di iscrivervi al canale. E oggi parliamo di un dipinto di Raffaello, ovvero La Dama col Liocorno. La Dama col Liocorno, infatti, è un dipinto di Raffaello, per la precisione è un ritratto che Raffaello ha dipinto e risale circa al 1505-1506 e misura grosso modo 65 cm per 50 ed è un olio su tavola. Questo è un dipinto molto bello esteticamente parlando, però di per sé è un ritratto, non è nient'altro che il ritratto di una nobildonna. Ma quindi, perché può essere interessante parlarne? Per la sua storia e anche perché forse la sua storia potrebbe nascondere degli indizi sull'identità della persona ritratta. Infatti a oggi noi non sappiamo chi sia la donna ritratta, però chiaramente sono state fatte delle ipotesi. E addirittura per un periodo non si è stati nemmeno sicuri che questo dipinto fosse di Raffaello e dopo alla fine gli studiosi hanno detto no, è di Raffaello, quindi presa per buona che questo dipinto è di Raffaello. Però l'identità della donna ancora non si sa e quindi è molto interessante andare ad analizzare la storia, almeno quella conosciuta, di questo dipinto proprio per cercare di identificare per quanto possibile la persona raffigurata. E partiamo quindi dal contesto, il contesto nel quale questo dipinto vede la luce. E siamo nel Cinquecento, però questa volta all'inizio del 1500. Infatti siamo in quegli anni che vanno dal 1504, 1505, 1506, grosso modo. E proprio in questo periodo si incontrano in Firenze due grandissimi, ovvero Leonardo e Michelangelo. Michelangelo inteso Michelangelo Buonarroti. Perché tutti e due vengono ingaggiati dal committente Pier Soderini per dipingere un affresco ciascuno, quindi un affresco Leonardo e un affresco Michelangelo. Ed entrambi devono dipingere questo loro affresco all'interno di quello che oggi si chiama Salone dei Cinquecento, dentro Palazzo Vecchio in Firenze. Pier Soderini, infatti, vuole celebrare le vittorie fiorentine e quindi dà a Leonardo la commissione di dipingere la battaglia di Anghiari del 1440. Ne abbiamo parlato nel video, ne abbiamo almeno accennato durante il video dei Medici, della famiglia Medici. Mentre a Michelangelo viene data commissione di dipingere la battaglia di Cascina, che era avvenuta nel 1364. Purtroppo entrambi questi affreschi avranno destino infausto. La battaglia di Anghiari non vide mai la luce per via del fatto che Leonardo era un po' uno sperimentatore e per affrescare quest'opera lui aveva deciso di sperimentare una tecnica molto antica chiamata incausto. Il problema è che nemmeno oggi noi sappiamo esattamente in cosa consistesse questa procedura. Sta di fatto che c'entrano dei colori a cera e del fuoco, quindi la cera va riscaldata, i colori vanno riscaldati e forse il fuoco va anche passato sui colori una volta applicati, ma non ne siamo sicuri in realtà. Probabilmente questo ha fatto Leonardo
sta di fatto che lui ci ha provato a dipingere con questa tecnica, ma è successo un disastro. I colori non hanno preso, sono colati, non si sa di preciso. Sta di fatto che lui ci ha provato, ma non ci è riuscito. E alla fine l'affresco in sé non è mai stato realizzato. Leonardo, infatti, a questo punto aveva fermato i lavori. Noi non sappiamo di preciso nemmeno se lui fosse riuscito a iniziarlo questo affresco, oppure se proprio abbia provato la tecnica e semplicemente non sia funzionata e quindi non abbia mai nemmeno cominciato, o se per l'appunto ha cominciato, poi è successo un pasticcio e quindi ha smantellato quello che aveva cominciato. Non sappiamo nemmeno questo. Però quello che sappiamo è che di quell'opera lì c'era un cartone preparatorio molto grande sul quale Leonardo aveva per l'appunto disegnato la battaglia di Anghiari per avere la guida su cui affrescare. La cosa curiosa è che anche questo cartone poi è andato perso. Eh sì, perché Leonardo aveva fatto questo cartone che poi non aveva mai messo in opera, ma quel cartone lì era rimasto a disposizione della gente che lo voleva vedere e quindi di fatto era stato esposto questo cartone per un bel po' di tempo, tanto che Rubens era riuscito a vederlo e a copiarne una parte. Questo cartone era veramente molto grande perché l'opera era gigantesca. E Rubens era riuscito a copiarne una parte. Dopo di questo, del cartone di Leonardo non si sa più il destino, non si sa più che fine abbia fatto questo cartone di Leonardo, ma a noi rimane il disegno di Rubens che fa da testimonianza al fatto che effettivamente la battaglia di Anghiari di Leonardo esisteva, o almeno avrebbe dovuto esistere, quindi questa cosa era vera. Mentre la battaglia di Cascina non vide mai la luce perché tra una cosa e un'altra alla fine Michelangelo andò via, fece altre cose e quindi questo affresco non venne mai, non solo completato, non venne proprio mai realizzato. Infatti non si sa nemmeno se Michelangelo abbia effettivamente cominciato pure lui l'affresco oppure no. Quello che si sa è che non appena ricevuta la commissione, Michelangelo cominciò a lavorare al cartone preparatorio, per la stessa ragione di Leonardo, perché quando fai un'opera devi avere prima lo studio, quindi te la studi, te la schizzi e poi hai la guida e poi passi alla realizzazione. Quindi chiaramente anche Michelangelo aveva fatto il suo cartone preparatorio. Il punto è che poi, quando il cartone preparatorio era praticamente finito e si sarebbe dovuti passare alla realizzazione effettiva dell'affresco, Michelangelo partì e andò prima a Bologna, poi a Roma e poi alla fine questa cosa rimase lì così. Però il cartone rimase a Firenze. E anche il cartone di Michelangelo, così come quello di Leonardo, rimase esposto in maniera che la gente potesse vederlo. E quello di Michelangelo vagò anche un po'. Prima fu esposto all'ospedale Sant'Onofrio, poi passò nella Sala dei Cinquecento, poi passò in Santa Maria Novella e infine passò in Palazzo Medici. E poi anche il cartone di Michelangelo andò perduto, anzi venne fatto a pezzi e poi i pezzi andarono perduti. Ed è, secondo me, interessante e curioso vedere quanto sono stati simili i destini di questi due affreschi che erano nello stesso posto, uno di fronte all'altro. Ciascuno avrebbe dovuto essere fatto da uno di questi due grandissimi e questi due affreschi non sono mai esistiti e hanno avuto destini praticamente uguali e anche i cartoni preparatori, lo stesso iter, lo stesso destino, tutto quanto. Ma perché questa cosa ci interessa? Ci interessa per sapere il contesto in cui Leonardo e Michelangelo agiscono in Firenze, perché questa cosa a Raffaello interessò molto. Proprio in quel periodo, infatti, Raffaello era a Siena, su invito del Pinturicchio, perché insieme questi due stavano lavorando agli affreschi nella libreria Piccolomini. Raffaello in questo periodo ha circa 20 anni.
Però lui era stato un vero prodigio e già a 17 anni lui era ormai considerato un maestro, un pittore autonomo ed era richiestissimo per la sua bravura e per la sua eleganza sia di lui come persona sia delle sue opere. E proprio per queste ragioni il Pinturicchio lo aveva voluto a Siena con sé per lavorare con lui. Ma il punto è che proprio mentre Raffaello sta lavorando insieme al Pinturicchio, gli arriva notizia che a Firenze, quindi non distante, ci sono Leonardo e Michelangelo che stanno lavorando a queste commissioni e Raffaello ne rimane veramente meravigliato. Raffaello vuole andare da Leonardo e da Michelangelo. Infatti, nonostante la sua bravura, Raffaello era comunque una persona molto umile e lui, quando ha sentito che a Firenze c'erano Leonardo e Michelangelo, ha detto: no, vabbè, cioè io mollo tutto perché devo andare lì, devo andare da loro perché io devo imparare da loro. E tra l'altro, per l'appunto, una delle cose che lui era assolutamente interessato a vedere erano proprio le due battaglie e perlomeno, diciamo, l'iter di produzione di queste due battaglie, proprio perché Raffaello voleva assolutamente imparare dalla pittura di Leonardo e dalla pittura di Michelangelo. E così nel 1504 Raffaello si fa raccomandare, si usava all'epoca, e si fa raccomandare con una lettera datata 1 ottobre 1504 e scritta niente meno che da Giovanna Feltria. E chi è Giovanna Feltria? Ma sì, Giovanna da Montefeltro, ovvero una dei figli di Federico da Montefeltro e Battista Sforza. E infatti proprio in questo periodo il ducato di Urbino è retto da Guidobaldo, che era il figlio maschio di Federico e Battista, che era nato nel 1472, l'anno stesso in cui Battista era morta. Infatti, per un certo periodo, alcuni studiosi erano stati convinti che Battista fosse morta di parto, e invece no, Battista era morta molti mesi dopo aver partorito Guidobaldo. E di tutto questo noi ne abbiamo parlato nel video I Duchi di Urbino. E quindi in questo periodo è alla reggenza, diciamo così, comunque è al ducato, il duca Guidobaldo da Montefeltro e Giovanna è sua sorella, una delle sorelle, no? I figli erano tanti. Ed è proprio Giovanna a scrivere questa lettera di raccomandazioni per Raffaello, che non è nient'altro che una lettera dove lei dice a Pier Soderini: guarda, ti mando questa persona, è molto valida, vuole imparare, fallo stare in Firenze, insomma una lettera di questo tipo. Ah sì, due chiarimenti che forse ho dato per scontati. Pier Soderini, sì, il tizio che ha commissionato le battaglie a Leonardo e a Michelangelo. E perché è Giovanna da Montefeltro a occuparsi di Raffaello? Allora, dobbiamo tenere presente che Giovanna è la sorella dell'attuale duca di Urbino, Guidobaldo, e Raffaello è un urbinate, quindi Raffaello è di Urbino. E così, presentato da questa lettera, Raffaello si reca a Firenze e ci rimarrà per circa 4 anni. E siccome Raffaello era una bella persona, era una persona di ottimo carattere, si fa anche tante conoscenze e un buon numero di amici. Tuttavia il lavoro in Firenze va all'inizio un po' così così. Lui continua a ricevere le grosse commissioni da fuori Firenze, mentre in Firenze all'inizio fa un attimo fatica a partire e man mano comincia a prendere commissioni però piccole. Infatti prende commissioni prevalentemente da privati. Quindi questo significa opere piccole, opere devozionali, Madonne, è molto tipico di Raffaello dipingere Madonne, e ritratti. Ed è proprio questo che ci interessa. È proprio in questo contesto, infatti, probabilmente, che Raffaello dipinge La Dama col Liocorno, un ritratto di ispirazione leonardesca che raffigura una donna. Ma chi è questa donna?
Per poter parlare dell'identità o della presunta identità della donna raffigurata in questo dipinto, dovremo parlare di altri ritratti per poterli confrontare con questo e dovremo parlare anche della sua storia. Quindi, prima di tutto, dobbiamo andare a vedere un pochino nel dettaglio questo dipinto. Il dipinto è, come detto, un ritratto e raffigura una giovane donna. La donna è rappresentata a mezzo busto o anche un po' di più. Infatti possiamo vedere fino al grembo della ragazza e le sue braccia e parte delle sue mani. E l'inquadratura e la posizione ricordano nettamente quelle della Gioconda di Leonardo, che veniva dipinta proprio in questo stesso periodo. E anche gli abiti e l'acconciatura sono simili, ma d'altronde siamo nello stesso esatto periodo e quindi la moda un po' quella è. E anche l'ambientazione è simile. Come la Gioconda, infatti, anche la dama col liocorno sta seduta in quello che sembra un loggiato. Alle spalle della dama col liocorno, infatti, come alle spalle della Gioconda, si vede quello che sembra essere una sorta di parapetto in muratura, sormontato poi da due colonne, una a destra e una a sinistra. Nella dama col liocorno le colonne sono nettamente visibili, mentre nella Gioconda si possono intravedere a malapena le basi. Tuttavia, si può vedere come le basi delle colonne presenti nel dipinto della dama col liocorno siano in effetti le stesse presenti nella Gioconda, base quadrata ed elementi di appoggio rotondeggianti. E anche il paesaggio della dama col liocorno potrebbe ricordare quello della Gioconda, anche se chiaramente molto più semplice e lineare. Alle spalle della dama col liocorno, infatti, vediamo un paesaggio dai toni dell'azzurro e del verde, in colori chiari e luminosi, seppur desaturati. Sono colori che danno un grande effetto di trasparenza, come se il paesaggio un po' svanisse nella luce e nell'aria. Nella parte antistante il terreno è verde e un po' più definito e sembrano riconoscersi un prato e delle colline. Ma subito dietro si apre quello che sembra essere un lago con della vegetazione sulle sue sponde. E, in fondo, l'orizzonte è segnato da basse montagne o colline azzurrognole. E questo paesaggio risulta un po' più elaborato e definito nella parte sinistra del dipinto rispetto a quella destra. Ma ovviamente la protagonista del dipinto è lei, la donna ritratta. Questa donna è di una bellezza assolutamente canonica per l'epoca. Insomma, per il suo tempo questa donna era una vera modella. Il suo viso, infatti, è ovale, dai tratti fini e la pelle è bianchissima con le gote rosate. Gli occhi sono grandi, tondi e azzurri, il naso dritto, la bocca piccola, il mento delicato e ciglia e sopracciglia sono quasi assenti. La fronte è alta e i capelli sono biondi, condizione richiestissima all'epoca. Anzi, biondi e ricciuti, il massimo per i canoni del periodo. E i capelli sono portati quasi sciolti, trattenuti solo da un piccolo diadema, un cerchietto dorato di cui è possibile intravedere la lavorazione sulla sommità del capo della donna. La donna poi indossa un abito tipico del suo tempo, ma è chiaramente l'abito di una persona ricca. Il busto è molto rigido e strutturato, come si usava al tempo, e comprime il seno. Ed è bordato da fasce di velluto rosso, così come di velluto rosso sono anche le maniche. E queste maniche sono particolari perché, se ci si fa caso, presentano dei laccetti alla sommità verso le spalle.
Questo è dovuto al fatto che queste maniche sono estraibili. In pratica si potevano cambiare le maniche all'abito e proprio da questo uso deriva il modo di dire tutto un altro paio di maniche. In vita poi la donna porta una cintura che sembra essere di cuoio. Infatti si possono vedere dei cambi di colore del materiale. Ma soprattutto la donna porta al collo un gioiello preziosissimo che ci fa nettamente capire la sua condizione agiata. Il gioiello è appeso a un doppio cordino, fatto di quella che sembra pelle. Sì, insomma, c'è da dire che molte descrizioni parlano di cordino d'oro. Potrebbe essere, mi fido, ma da come è annodato, a me personalmente sembra un cordino di pelle morbida e scamosciata. Ma insomma, di qualunque materiale sia fatto questo cordino, la cosa importante è che regge un grande pendaglio d'oro, con una montatura pesante nella quale sono incastonate 2 gemme. Quella più grande è rossa e quindi è senz'altro un rubino, mentre quella più piccola è più scura. Potrebbe essere anch'essa rossa, quindi potrebbe essere un rubino più piccolo, o forse potrebbe essere blu e quindi potrebbe essere uno zaffiro. E il tutto è completato da una grande perla a forma di goccia, senz'altro vera, si può apprezzare la lieve irregolarità, e quindi molto costosa. Ma infine ecco ciò che dà il nome al dipinto, il liocorno. Cos'è un liocorno? Questo, praticamente un unicorno. Ed eccolo qui, infatti, il cucciolo di unicorno, tranquillamente accovacciato in braccio alla dama. Se a prima vista di sfuggita qualcuno dice assomigliare a un capretto, in realtà si vede bene come i tratti siano quelli di un cavallo. Il muso allungato, le narici ampie, il morso definito e le piccole orecchie ritte. E, nella sua criniera ricciuta, il piccolo unicorno ha il suo corno slanciato e ritorto in mezzo alla fronte. Ed eccolo qui il dipinto della dama col liocorno. Però adesso la domanda è: chi è questa donna? È una donna giovane? È una donna ricca? È una donna nobile? È una donna bellissima per i canoni del suo tempo. Ma chi è? Come detto, l'identità di questa donna a tutt'oggi rimane sconosciuta. Però sono state fatte alcune ipotesi e noi adesso andiamo ad analizzare le 2 più famose, diciamo così. La prima ipotesi dice che la donna raffigurata sia Maddalena Strozzi, ovvero la moglie di Agnolo Doni. Agnolo Doni era un mercante fiorentino, un ricco mercante fiorentino, ed era anche un mecenate. Infatti di lui parla anche il Vasari nel suo famosissimo Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori. E dice proprio che Agnolo Doni era un cittadino fiorentino ricco che si interessava tantissimo alle arti e che spendeva per queste arti, e infatti Agnolo Doni era in tutti gli effetti un mecenate. E tra gli altri Agnolo Doni lavorò con Michelangelo, infatti è famosissimo il tondo Doni di Michelangelo, e con Raffaello. E proprio a Raffaello Agnolo commissionò 2 ritratti, il proprio e quello di sua moglie Maddalena Strozzi.
E questi due ritratti, quello di Agnolo e quello di Maddalena, furono commissionati subito dopo il loro matrimonio, avvenuto circa intorno al 1503-1504. E infatti i due ritratti sono datati circa 1505-1506. Ed ecco qui il ritratto di Agnolo Doni. In questo dipinto Agnolo si trova seduto di tre quarti, con un braccio appoggiato a una balaustra, cosa che ci fa capire che è seduto in quella che potrebbe essere una sorta di balconata, e ad una mano porta due anelli d'oro con delle pietre, una rossa e una blu. L'uomo veste un abito dal corpetto nero e dalle maniche rosse, con il collo fermato da un cordino nero che passa attraverso due asole dorate, e dal corpetto spunta un colletto bianco, probabilmente della camiciola che porta sotto. L'abbigliamento poi è completato da un cappello scuro. Agnolo porta i capelli sciolti e guarda l'osservatore con aria severa e austera, senza accennare ad alcuna espressione né ad alcun sorriso. E alle sue spalle si apre il paesaggio collinare toscano e un cielo terso. E questo ritratto fa il paio con quello di sua moglie, Maddalena Strozzi. Ritratto di Maddalena che, come si può vedere, bilancia quello del marito. Se Agnolo è voltato di tre quarti verso la sua sinistra, infatti Maddalena è voltata di tre quarti verso la sua destra, così che, se affiancati, i due coniugi si guardino quasi, o comunque i due coniugi sono voltati l'uno verso l'altra. Ed eccola qui Maddalena. Maddalena che è inequivocabilmente nella stessa posizione della Gioconda. Si vede che Raffaello era andato a Firenze per imparare anche da Leonardo e probabilmente, anzi quasi sicuramente, Raffaello aveva visto la Gioconda. Maddalena è girata di tre quarti come la Gioconda, è presa nell'inquadratura allo stesso modo in cui è inquadrata la Gioconda. E anche le mani di Maddalena sono in una posizione molto simile a quelle della Gioconda. E come si può notare, nemmeno Maddalena sorride. Né Maddalena, né Agnolo e nemmeno la dama col Liocorno sorridono, perché all'epoca si usava così. Nei ritratti l'espressione doveva sempre essere austera. E anche per questo la Gioconda è così particolare e rompe gli schemi, perché sorride, cosa che non si usava. Le mani di Maddalena, quindi, sono in una posizione molto simile a quelle della Gioconda, ma vestono anelli. 3 anelli d'oro per la precisione, di cui uno, quello sulla sua mano destra, curiosità, viene indossato nella parte superiore del dito. Spostandoci poi verso l'alto, vediamo come Maddalena indossi una cintura dorata, un abito dal corpetto rosso bordato in velluto blu, delle grandi maniche anch'esse blu e anch'esse estraibili, infatti si può vedere il cordino che le tiene legate, il famoso cordino dell'altro paio di maniche, e una veletta sulle spalle. Ma gli anelli non sono gli unici gioielli di Maddalena, che infatti indossa come collana un vistoso pendaglio d'oro trattenuto da un cordino. Il pendaglio è molto pesante e ha incastonate 3 pietre preziose squadrate. Sono una rossa, una verde e una blu, ovvero un rubino, uno smeraldo e uno zaffiro. Il rubino indica la carità, lo smeraldo indica la castità, lo zaffiro indica la purezza. E a questo monile d'oro, nella parte bassa, è appesa una grande perla a forma di goccia, simbolo di purezza e fedeltà matrimoniale. Le perle erano infatti considerate come emblema della verginità e della purezza e quindi spesso associate alle spose. E infine, salendo ancora, possiamo vedere il viso di Maddalena.
Maddalena presenta un viso fine e regolare, dall'ovale allungato. Le labbra sono ben disegnate, gli occhi sono grandi e scuri, quasi privi di ciglia e sopracciglia come era all'epoca, e i capelli, tra il biondo scuro e il castano, sono sciolti ma trattenuti da una retina, leggibile nella parte superiore della testa, e il cui bordo scuro le si appoggia sulla fronte. E anche Maddalena si trova seduta in una balconata. Infatti, appena dietro di lei, alla sua destra e quindi alla nostra sinistra, possiamo vedere un pezzetto di balaustra. E anche alle spalle di Maddalena si apre un tranquillo scorcio della campagna collinare toscana e un cielo terso. E il paesaggio che fa da sfondo a Maddalena sembrerebbe quasi essere la prosecuzione del paesaggio che fa da sfondo al ritratto di Agnolo. E ora quindi la domanda è possibile che la dama con l'iocorno sia Maddalena? Detto in altri termini, è possibile che la dama con l'iocorno sia un altro ritratto di Maddalena Strozzi? Adesso quindi mettiamo a confronto i due dipinti e andiamo a vedere, per così dire, i pro e i contro per questa teoria, per questa prima ipotesi. Indubbiamente i due dipinti si assomigliano, potremmo dire così. Bisogna tenere conto che la mano di Raffaello è la mano di Raffaello, soprattutto nei ritratti. Certamente possiamo notare come le due donne si presentino nella stessa posizione. Tuttavia, questa posizione, come abbiamo visto, è quella della Gioconda. È molto possibile che Raffaello avesse visto la Gioconda e ne fosse rimasto colpito a tal punto da volerla citare in alcune sue opere. E comunque, al di là di tutto, questa è la classica posizione da ritratto. Quindi la posizione di queste due donne non è indicativa del fatto che esse siano la stessa donna. Possono benissimo essere due donne diverse, semplicemente ritratte nella stessa posizione. Per amor di precisione, devo dire che molte fonti riportano che l'ispirazione per la dama con l'iocorno sia stata in realtà la dama con l'ermellino di Leonardo. Non dubito, tuttavia secondo me anche l'influsso della Gioconda qui non scherza. Proseguendo quindi con il confronto, possiamo notare come anche gli abiti non siano indicativi. Parliamo infatti di due donne che vivono nello stesso periodo, che hanno presumibilmente un'età simile, anche se la dama con l'iocorno forse sembra essere un pochino più giovane, e che sono appartenenti alla stessa classe sociale, quella ricca. Anche gli abiti quindi non sono indicativi del fatto che sia la stessa persona, semplicemente sono gli abiti femminili che si usavano in questo periodo. E anche il paesaggio possiamo decidere di lasciarlo da parte, perché si sa è il paesaggio tipico di questo tipo di ritratti ed entrambe queste donne sono presumibilmente fiorentine, o meglio, Maddalena è in Firenze. La dama con l'iocorno, non avendo tutt'oggi un'identità, presumibilmente potrebbe essere fiorentina anche lei, visto il periodo fiorentino di Raffaello. E quindi lasciamo stare anche il paesaggio, che non indica necessariamente che queste due donne siano la stessa persona. Passiamo ora invece ai tre possibili punti di forza, ovvero il viso, i capelli e il grande monile che le donne portano al collo. Cominciamo dal monile. Entrambe queste donne portano come collana un cordino al quale è appeso questo gioiello particolare, un pendaglio d'oro con incastonate delle pietre squadrate e con appesa nella parte inferiore una perla a forma di goccia. È indubbio che questi due gioielli siano molto simili, eppure non sono uguali.
Il gioiello della dama Colliocorno infatti presenta 2 pietre, mentre quello di Maddalena 3. E le pietre sono disposte in maniera completamente diversa da un gioiello all'altro. È possibile che questa donna sia la stessa nei 2 ritratti e quindi anche il gioiello sia lo stesso, ma che Raffaello per qualche ragione lo abbia rappresentato in un modo diverso tra un dipinto e l'altro? Non lo sappiamo, ma forse è più plausibile pensare che queste siano 2 nobildonne diverse che semplicemente avessero gioielli simili. Ma passiamo ora al viso e ai capelli delle donne ritratte. Possiamo notare come entrambe queste donne abbiano la stessa acconciatura. E tuttavia qui ritorna il discorso degli abiti. Stesso periodo storico, stessa età più o meno, stessa estrazione sociale. Sì, non è strano che 2 donne diverse abbiano la stessa acconciatura. Anche perché soprattutto quello che cambia è il colore dei capelli. Possiamo vedere infatti come la dama Colliocorno abbia i capelli d'un biondo dorato, mentre Maddalena li abbia più scuri, biondo cenere o castano chiaro. E il viso? Certo, entrambe le donne hanno un viso ovale e paffutello sulle guance. Hanno tratti fini, occhi grandi e bocca piccola e naso dritto e sottile. Potremmo forse dire che leggermente potrebbero assomigliarsi? Tuttavia sembrerebbero proprio 2 persone diverse, anche perché c'è una grande differenza tra le due, il colore degli occhi. La dama Colliocorno infatti ha gli occhi azzurri, mentre Maddalena li ha castani. Sono quindi questi 2 ritratti della stessa persona? A oggi si tende a pensare di no, perché è vero che ci sono dei parallelismi, ma sono dei parallelismi da ritratto, non è qualcosa che giustifica veramente il fatto che guardandoli si riconosce la stessa persona. Quindi no, oggi si tende a dire che la dama Colliocorno non è Maddalena Strozzi. E qui si potrebbe muovere un'obiezione. Ma siccome quando le persone venivano ritratte venivano anche spesso migliorate, non potrebbe essere che Raffaello abbia migliorato Maddalena nel ritratto della dama Colliocorno? Allora, nell'ottica che niente è impossibile, però diciamo che qui Raffaello, più che avere migliorato, l'avrebbe proprio cambiata, nel senso che le avrebbe cambiato il colore ai capelli, cambiato il colore agli occhi e cambiato anche la forma del fisico, perché per esempio se si fa caso si vede come nonostante il corpetto molto rigido e molto stretto tipico dell'epoca, Maddalena abbia un seno che si vede, mentre la dama Colliocorno sembra non avere seno, quindi probabilmente ha un seno piccolo che rimane costretto nel corpetto. Quindi più che migliorare, qui si tratta proprio di cambiare i connotati, colore di occhi, colore di capelli, fisicità e quant'altro. E quindi è vero, molto spesso le persone venivano migliorate nei ritratti, però in questo caso sembra comunque, diciamo, poco probabile. Quella di Maddalena Strozzi è comunque stata un'ipotesi e per certi versi lo è ancora, però ecco, si tende a dire no, forse è poco probabile che la dama Colliocorno sia Maddalena Strozzi. Ma quindi, se la dama Colliocorno non è Maddalena, allora chi è? Una cosa che si può osare dire in modo sufficientemente sicuro è che questa ragazza comunque è sposata. Per diverse ragioni. Una è il gioiello con la perla, che rappresenta la purezza, la castità e viene associato alle spose proprio per questa ragione, quindi alle spose fedeli al marito.
La seconda questione è che il cordino è annodato e potrebbe essere che quel nodo possa voler indicare, proprio sopra il gioiello, possa voler indicare il vincolo matrimoniale. Ma poi c'è una cosa ancora più interessante. A un'analisi ai raggi X si è visto che il liocorno in origine era un cagnolino. Quindi in origine la dama con liocorno era in realtà una dama con un cagnolino. E nei dipinti il cagnolino rappresenta la fedeltà, soprattutto la fedeltà coniugale. Quindi il cane, in generale, rappresenta la fedeltà e soprattutto la fedeltà coniugale. E quindi il fatto che questa dama originariamente tenesse in braccio un cagnolino, molto probabilmente significava proprio che era fedele al proprio sposo. Quindi è una donna sposata, molto probabilmente, questa dama, esattamente come Maddalena? Sembrerebbe di sì. Eppure il cagnolino è stato trasformato in un unicorno. E quindi chi è questa donna? La seconda ipotesi dice che questa donna potrebbe essere Caterina Gonzaga di Montevecchio. Caterina era una donna bellissima, con capelli biondi e occhi azzurri. Figlia di Rodolfo Gonzaga, sposò Ottaviano di Montevecchio. Era amica di Lucrezia Borgia e a un certo punto vinse una gara di bellezza contro Giulia Farnese. E Giulia Farnese era talmente bella da essere chiamata Giulia la Bella. Eppure, al momento in cui a un certo punto queste due donne vennero messe in competizione per la loro bellezza, Giulia la Bella perse e Caterina vinse come più bella della bella. E Caterina vinse proprio in virtù dei suoi colori, proprio perché era bionda e con gli occhi azzurri, che era lo standard di bellezza assoluto femminile dell'epoca. E qui c'è una curiosità da dire. Qualcuno ha ipotizzato che la dama con liocorno potesse essere Giulia Farnese, la bella. Il punto è che Giulia Farnese aveva i capelli scuri, gli occhi castani e la pelle non così chiara. E quando ci fu la gara di bellezza con Caterina, Giulia perse proprio per questo, proprio perché lo standard voleva bionda con gli occhi azzurri. E quindi Giulia, nonostante fosse la bella, perse contro Caterina, che comunque apparentemente era ancora più bella di lei. Perciò diciamo che anche l'ipotesi che la dama con liocorno sia Giulia Farnese rimane un pochino da capire. Chi l'ha portata avanti ha detto, potrebbe essere perché tiene in braccio un unicorno e l'unicorno è il simbolo dei Farnese, ed è vero. Però resta la questione dei connotati di Giulia, che appunto aveva capelli più scuri e occhi più scuri. E quindi, tornando a noi, in questa gara di bellezza, proprio grazie ai suoi colori, alla sua pelle chiarissima, ai suoi occhi azzurri, ai suoi capelli biondi e anche a quanto pare alla bellezza in generale, che era più bella, Caterina vinse contro Giulia Farnese. Perfetto, quindi possiamo dire che la dama con liocorno è Caterina Gonzaga. No, perché non ne siamo effettivamente sicuri, anche se potrebbe essere plausibile e proprio in questo senso c'è ancora qualcosa di interessante da dire. Come dicevamo, ai raggi X si è visto che originariamente questa dama teneva un cagnolino, simbolo di fedeltà coniugale, e nell'ottica che sia Caterina Gonzaga, questo significherebbe la fedeltà al marito Ottaviano. Ma allora, per quale ragione poi il cagnolino diventa un unicorno? Non lo sappiamo, però si può fare un'ipotesi. E l'ipotesi è questa. Che cosa rappresenta l'unicorno? L'unicorno rappresenta la purezza, la castità come le perle e quindi può essere associato anche a una sposa fedele, ma l'unicorno rappresenta anche la verginità, perché infatti secondo la leggenda gli unicorni si fanno avvicinare e a volte addirittura addomesticare soltanto dalle vergini.
E qui la dama lo tiene in braccio l'unicorno, quindi vuol dire che l'ha davvero addomesticato. Ma com'è possibile che questa donna sia vergine se è sposata? Allora, qui ci possono essere due possibili ipotesi, ma siamo comunque nel campo delle ipotesi. La prima è che questa donna sia vergine non nel senso proprio del termine, ma in senso di fedeltà al marito. Bisogna entrare un po' nell'ottica di una cultura che vedeva la donna proprietà del marito e quindi una donna che si concede solo al marito rimane casta e pura. Quindi, in un certo senso, l'unicorno potrebbe anche funzionare anche se è sposata. La seconda questione è che a un certo punto Ottaviano muore e a quel punto Caterina entra in convento. Che forse l'unicorno sia stato messo lì a quel punto? Ecco, a questo punto c'è anche un'ulteriore cosa molto interessante e curiosa da sapere. E la cosa curiosa da sapere è che intorno al 1700 circa viene riconosciuto questo dipinto elencato in un inventario della collezione borghese, inventariato come Santa Caterina. Ebbene sì, fino al 1935 questo dipinto rappresentava Santa Caterina d'Alessandria. Il dipinto si presentava infatti così. La dama qui indossava una pesante stola risvoltata sulle spalle e non compariva alcun animale, né cane né unicorno. Ma le sue mani, in posizione diversa rispetto a quelle del dipinto di Raffaello, reggevano una fronda di palma e una mezza ruota, i simboli di Santa Caterina d'Alessandria. Santa Caterina, infatti, venne condannata al martirio della ruota, ma al momento dell'inizio del supplizio la ruota si spezzò, a seconda delle storie in vario modo, e quindi il martirio non poté essere portato a termine e la santa venne decapitata. Santa Caterina ha quindi con sé la ruota della tortura, o una mezza ruota come in questo caso, e la palma, simbolo del martirio cristiano. Ma perché la dama col liocorno è diventata Santa Caterina? Beh, l'ipotesi in questione dice che se prendiamo per buona l'identità di Caterina Gonzaga, allora potrebbe essere stato che al momento della morte di Ottaviano e il momento in cui Caterina entra in convento, il suo ritratto sia stato modificato per dare a lei le sembianze di Santa Caterina. È il suo nome, lei è Caterina Gonzaga, quindi Caterina Gonzaga entra in convento e nel ritratto diventa Santa Caterina. E quindi, secondo questa ipotesi, ciò andrebbe a conferma dell'identità di Caterina Gonzaga. Prima ritratta come moglie fedele, il cagnolino, poi ritratta come donna pura, il liocorno, o comunque anche come moglie fedele, e infine ritratta come Santa Caterina dopo l'entrata in convento. Ma a proposito, chi si accorse che le aggiunte di Santa Caterina erano posticce? Se ne accorse Giulio Cantalamessa, che era un museologo e critico d'arte, che nel 1916, studiando questo quadro, si rese conto che gli attributi di Santa Caterina e anche le mani non erano la mano di Raffaello, non erano il pennello di Raffaello, con tutto che ricordiamo fino a un certo punto questo dipinto era definito come di mano ignota, perciò si è risaliti al fatto che molto probabilmente è di Raffaello, però fino a circa qui è sempre stato pensato come dipinto di mano ignota. Quindi, preso per buono che sia di Raffaello, questo esperto, studiandolo, si è accorto che gli attributi di Santa Caterina erano posticci nel 16
E allora si è cominciato insomma a studiarci su, a lavorare, e alla fine si è deciso di restaurarlo nel 1935, e restaurarlo ha voluto dire strappar via quello che c'era sopra. Infatti ci hanno pensato su un po', perché comunque in quel caso vai a distruggere, al di là che può non essere la mano di Raffaello, però comunque vai a distruggere quello che c'è sopra. Alla fine hanno deciso di farlo e quindi hanno riportato alla luce il dipinto originario ma con la modifica del Liocorno. Perfetto, mistero risolto quindi? Come detto, in realtà no. Questa è un'ipotesi suggestiva, sembra avere anche delle prove a sostegno, è un'ipotesi che viene tenuta in conto, ma non è una certezza. Infatti noi non abbiamo affatto la certezza che la donna ritratta sia effettivamente Caterina Gonzaga. E quindi a tutt'oggi questa è l'ipotesi, però di fatto l'identità della donna rimane un mistero. E oggi come oggi, essendo che questa donna tiene in braccio un unicorno, al di là di tutto quello che può essere stata la sua storia e tutto quello di cui abbiamo parlato, oggi come oggi questo dipinto viene un po' considerato come l'emblema, diciamo il ritratto quasi allegorico della purezza, della castità e della verginità. Ma a questo punto può venire il dubbio anche sull'autore. Siamo davvero sicuri che sia di Raffaello? Non è che magari è di qualcun altro, perché sono saltati fuori anche vari altri nomi quando si cercava l'autore, Perugino, il ghirlandaio, e alla fine si è detto no, è Raffaello. Ma è Raffaello veramente? Allora, posto che il 100% di certezza effettivamente non c'è, è però anche vero che esiste uno schizzo, uno studio preparatorio di Raffaello, e quello sì, sappiamo che è suo, che è conservato al Louvre e che sembra a tutti gli effetti essere lo schizzo preparatorio per la dama col Liocorno, anche se in questo schizzo non c'è né un cane né un unicorno. E a questo punto, per concludere, un'ultima curiosità. Questo della dama col Liocorno non è l'unico ritratto di Raffaello a non avere un'identità. Ce ne sono anche altri, tra cui ce n'è uno che viene chiamato la muta. Chi è questa muta? Probabilmente questa è Giovanna Feltria, ovvero Giovanna da Montefeltro, la sorella di Guidobaldo, una dei figli di Federico da Montefeltro e Battista Sforza, detta anche Giovanna Feltria o Giovanna Feltria della Rovere, perché è sposata a Giovanni della Rovere. E Giovanna è stata colei che ha scritto la lettera di raccomandazione a Pier Solderini per presentargli e raccomandargli Raffaello perché stesse in Firenze a studiare. E io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere rimasti con me fin qui. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto lasciandomi un mi piace o lasciandomi un commento. E soprattutto se vi piacciono questi argomenti, quindi se vi piace l'arte, la musica, la letteratura e magari volete un po' integrarla così quando nelle giornate, quando anche fate altro, iscrivetevi al canale. E il mio consiglio è attivate anche le notifiche, perché YouTube dovrebbe, con notifiche attivate, farvi sapere ogni volta che pubblico un nuovo video, anche se per sicurezza, siccome non funziona sempre, magari date comunque un'occhiata al canale settimanalmente. Detto questo, quindi, niente, io vi ringrazio ancora, fatemi allora sapere cosa ne pensate di questo video e io intanto vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!